Buon pomeriggio, briganti di luce. Eccoci qua con il tutorial. Un paio di persone mi hanno commentato che avrebbero voluto vedere il tutorial di questi orecchini che avevo mostrato in uno dei miei ultimi video, non ricordo quale. Quindi mi sono messa al lavoro e ho realizzato quest'altro piccolo modellino. Questo naturalmente è la stessa identica lavorazione e procedura di questo, solo che naturalmente qui è una versione minimal e qui invece c'è l'aggiunta di gocce e di un perno più importante. Ho utilizzato due tipologie di filato, quello più importante, il più bello, questo che si vede nella parte di lavorazione, e lo scintilla, e l'altro invece, l'altro filato è l'Aladdin, che al momento, eccolo qui, e l'altro filato invece è questo, spessori diversi che uniti insieme creano secondo me un design veramente molto divertente. Vi lascio al tutorial. Ciao! Per eseguire il nostro orecchino avremo bisogno di due tipologie di filato. Io sto utilizzando l'Aladdin un po' più spesso e lo scintilla. Vi metterò poi qui scritti in sovraimpressione gli spessori precisi in modo da potervi regolare. Poi avremo bisogno per questa tipologia di filato di un uncinetto. Io sto utilizzando questo della Tulip da 0,60. I filati sono di filiforme. Poi avremo bisogno per le decorazioni sottostanti di una goccia, un chiodino, un anellino e un perno, questo molto particolare, ma potete mettere anche una semplice monachella. Naturalmente avremo bisogno di un piccolissimo ago. Io sto utilizzando questo della Tulip numero 10 con un po' di filo da tessitura, ma potrete utilizzare un ago e del filo qualsiasi, perché lungo il video vedrete che ci vogliono veramente pochissimi puntini. Altra cosa necessaria sarà la colla, la bisemina con beccuccio di precisione che trovate sul sito di Fili e Forme. Poi naturalmente serviranno delle forbici, vi servirà un righello per tagliare i fili a misura e poi naturalmente vi serviranno le nostre amatissime pinze tronchesina, tronchesina, punta piatta, punta conica, anzi la punta piatta meglio quella liscia. E poi oggi ho provato una nuova pinza che ho acquistato di questa tipologia, vedete, che fa il cappietto sotto alla nostra goccia, ma veramente non è necessario, sono degli acquisti che faccio così per sperimentare. Naturalmente vi serviranno dei cristalli, e questo è molto importante, dei cristalli. Non importa tanto la dimensione del cristallo in sé per sé, ma dovete valutare il foro, perché ovviamente questo filato dovrà entrare all'interno del foro del nostro cristallo. Quindi io sto utilizzando, ve lo mostro col calibro, vi mostro tutte le misure, ok? Così da potervi regolare, ok? Quindi questi, e poi quelli un po' più piccini, ve li mostro in tutte e due le dimensioni. Ok, quindi il piccolo da foro a foro è 0,4, il grande da foro a foro è 0,6. Poi ve l'ho mostrato così da vicino in modo tale che non avrete dubbi su quale utilizzare. Ok, vi lascio al tutorial, mi raccomando iscrivetevi al canale, se vi piacciono i miei contenuti fate hype. Io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e su questo canale Briganti di Luce, e sì, perché siamo briganti di luce, porto contenuti per la realizzazione di bijou handmade e non solo, ma per condividere un po' di sana creatività. Quindi commentate, iscrivetevi per vedere i prossimi video e niente, vi lascio al tutorial. Ciao! Ah, naturalmente lasciate un like.
Per prima cosa tagliamo 2 pezzetti del filato fili e forme Aladdin. Questo, tagliarli uguali da principio ci renderà il lavoro più facile successivamente per fare 2 modulini uguali. Quindi tagliate 2 pezzettini, come più volte vi ho mostrato, mettete un pochino di colla alle estremità. Io naturalmente già l'ho fatto. Così le estremità saranno fissate e potremo in modo più agevole inserire i nostri cristalli. Naturalmente i cristalli devono avere un foro con la dimensione adeguata, ok? Quindi devono avere un forellino adeguato. Vi ricordo che Aladdin ha uno spessore abbastanza cicciottello, quindi poi vi metto le specifiche qui. Ok, quindi andate ad infilare i vostri cristalli. Allora, prendete un righello e un pennarello marker perché andremo a segnare il nostro filo principale, quello che porterà poi la lavorazione, della stessa lunghezza, perché non so se avete notato, se non l'avete notato ve lo faccio notare io. Qui su, vedete, c'è una chiusura e quindi una parte del filo andrà all'interno di questa chiusura e per farli venire uguali naturalmente li andiamo a segnare. Io ho tagliato un filo da 8, quindi segnerò 1 centimetro da un lato e 1 centimetro dall'alto, in modo tale che i due fili avranno naturalmente la stessa dimensione, cioè la chiusura verrà effettuata allo stesso modo, un po' come si fa quando si lavora al wire. Poi eventualmente vi farò vedere qualcosa anche realizzato al wire. Qui, come vedete, ho tagliato dei fili da wire, quindi chissà che non vi mostri anche qualcosa con il portalavoro, cioè quello che il filo che porta le perline che porta le perline su cui puoi andare a lavorare all'uncinetto, fatto con il wire. Quindi fate questa operazione per sicurezza e andate a chiudere quindi l'estremità alla lunghezza che desiderate. Vedete più o meno la vostra dimensione, poi potete scendere di un altro mezzo centimetro o salire, insomma regolatevi voi in base alla grandezza dell'orecchino che desiderate. Una volta che avete fatto questa operazione, prendete un ago, io utilizzo sempre quelli di La Tulip, un filo da tessitura, ma potrebbe essere anche un filo di nylon, è solo un modo per andare a fissare leggermente i nostri capi in modo che non si muovano, quindi proprio così 2 puntini, perché tanto poi questa parte andrà tra virgolette coperta dal nostro copifilo, quindi un paio di punti giusto per, potreste usare la colla, io ho sempre l'ago il filo a portata di mano, quindi prediligo fare questo. Potreste anche decidere di mettere direttamente la chiusura e poi lavorare ad uncinetto sopra. Io preferisco fare così, quindi in questo modo, ok? Così teniamo ferme e non si muove il lavoro tra le mani. Questi sono dei trucchetti giusto per lavorare in modo più pratico ed agevole. Adesso possiamo quindi facilmente andare a mettere i nostri gancetti che vado a recuperare. Aspettate qui. Gancetti che vi serviranno, visto lo spessore del nostro Aladdin, andrà bene da 2,5 in modo tale che potrete agevolmente inserirlo all'interno e poi dopo schiacciare. Quindi vado a tagliare un pochino il mio estremo
perché voglio che naturalmente la cucitura qui non esca troppo fuori, ma sia proprio al limite. Quindi vado e l'inserisco all'interno. Aiutatevi un pochino con le forbicine, non vi fate male, non distruggete le forbicine. Quindi poi naturalmente regolatevi sempre con l'altro orecchino della dimensione, quindi se desiderate farlo più piccolo o più grande, regolatevi più o meno con le misure. Quindi fatto poi in questo modo potete tranquillamente andare a stringere. Prendete quindi la pinza a punte piatte e andate a chiudere. Poi questi fili naturalmente li taglierete, quindi andate a chiudere, pinza a punte piatte, questa non è ziglinata, così non, insomma, non danneggia la chiusura. Poi tanto questa parte verrà rivestita con altro filato. Tagliate questa parte in eccesso, anche se come vi ho detto poi verrà coperta, e poi semplicemente andate a lavorare con un filato da uncinetto. Nel mio caso, che è questo, io ho utilizzato lo scintilla, che adesso vi mostro, eventualmente lo sceglierò qui in un altro colore, perché altrimenti poi ci annoiamo. Ho scelto scintilla? Sì, scintilla. Questo era quello più chiaro, questo qui, scintilla, vedete, è più chiaro. Questo è un oro più acceso. Vediamo se ho qualche altro colore di scintilla come filato. Quindi ho deciso di prendere questo un po' più acceso come colorazione, mi piace molto, e sto utilizzando all'uncinetto questo della Tulip Pearl, che è da 0,60. Ok, semplicemente lascio un po' di filo, ok, ne servirà veramente pochissimo, e devo andare praticamente ad agganciarmi come si fa come abbiamo fatto nei tutorial precedenti, quando abbiamo realizzato per esempio il ciondolo amore, quello boh, insomma la tecnica è sempre la stessa, quindi io velocemente vado con l'uncinetto a captare il filato, tengo fermo e faccio un cappietto, diciamo, chiamiamolo così, ok? Poi questa parte qui la andremo a fissare successivamente e poi semplicemente devo proseguire così. Quindi vado all'interno, mentre il numero di maglie dipenderà molto dalla lunghezza che voi avete deciso qui. Quindi io ne farò o 3 o 4, adesso vediamo. Non dovete tenere il filo troppo tirato, altrimenti non riuscirete a fare questa operazione, ok? Quindi diciamo che io ne faccio 4. Appuntatevi quanto ne fate, così poi farete lo stesso dall'altro lato. 4, ok, facciamo 5, vediamo cosa ne viene fuori, ok? Quindi una volta che ne avete fatte 5, dovete fare delle catenelle per sormontare il nostro cristallo, quindi farò 1, 2, 3, 4, andiamo a vedere un pochino, ok, facciamo anche la quinta. Quindi fate la stessa valutazione che ho fatto io, ok? Dovete chiudere e sormontare il vostro cristallo. Quindi semplicemente poi vado qui nel mio filato Aladdin, ho direttamente una maglia bassa. Ecco, avrei voluto fare una maglia bassissima, ma con lo schermo davanti. Quindi 1 e 2. Ok?
Adesso naturalmente dobbiamo ripetere l'operazione, quindi altre 5 catenelle, altre 2 maglie basse, 2 maglie basse, quindi dovete proseguire così. Naturalmente, se avete variato la tipologia e la dimensione di cristalli, se qui ci sono volute 5 catenelle, qui probabilmente ce ne vorranno 7, quindi fate voi queste valutazioni. Come vedete è super facile, potete anche immaginare di mettere al posto insomma, del cristallo, per esempio una goccia col foro passante, valutate sempre le dimensioni, mi raccomando, quindi completate il giro e ci vediamo alla fine. Io sto continuando, eh? Lo so, sembra tutto storto, ma poi vedrete che piano piano si sistema. Questo naturalmente è il lavoro finito. Ho dato anche da quest'altro lato 5 maglie, poi naturalmente ho fatto 5 maglie basse anche dall'altro lato. Naturalmente il numero di catenelle, scusate, sui cristalli dipende anche un po' dalla vostra mano e se è più stretta, se è un po' più larga, quindi vi dovete un pochino regolare tra di voi. Io vi dico quello che ho fatto io. Adesso questo è l'ultima maglia, quindi io semplicemente tiro un pochino, ok? Giustamente cerco di tirare, ma lo tenevo fermo, quindi taglio il filo qua e tiro. Ne ho tagliato anche tantissimo, avrei potuto tagliarne di meno, vabbè. Quindi questo è il filo iniziale e questo è il filo naturalmente ultimo. Io li vado semplicemente per non complicarci la vita. Avrei potuto fare una maglia bassissima, cioè avrei potuto fare una maglia, scusatemi, da qui a qui e chiudere, ma visto che io devo andare comunque a rivestire questa parte, non mi complico la vita e vado semplicemente a fare un nodino, quindi mi porto sul retro del lavoro e vado a fare un nodino, ok? Semplice, semplice. Questo è un tutorial super easy. Io vi ho mostrato i miei filati, ma potete farlo, come già detto, con i filati che avete. Io ho sperimentato con questi che hanno un effetto molto molto bello, guardatelo qui, su questo rosone, ecco, è veramente bellissimo. Questo poi se mi ricordo lo schema che ho fatto un bozzetto, chissà che non, non lo condivida. Ok, quindi una volta che abbiamo fatto un paio di nodini, mettiamo un goccino di colla per restare un po' più morbidi. Io vi consiglio la B6000. Già sapete tutti i link dei materiali, ve li metto giù nell'info box, quindi ne ho messo proprio una puntina puntina, non la mettete da parte perché ci servirà nuovamente, ok? Quindi aspettate un pochino che asciughi e poi ecco quello che non ho fatto io perché poi mi appiccico tutte le forbicine, va bene. Cose da non fare, quindi questo andrà sul retro. Aspettate che asciughi e nel frattempo andiamo a prendere il nostro filato Aladdin e andiamo a rivestire colla e Aladdin, lo vado a recuperare. Io naturalmente utilizzerò l'Aladdin perché è un filato più spesso e mi dà questo effetto ottico particolare di contrasto tra la delicatezza del filato scintilla e questa parte che invece è più corposa, ma potreste rivestirlo con qualsiasi filato. Naturalmente più è sottile il filato e più giri dovete fare per rivestire la vostra base. Potreste ipoteticamente anche lasciarlo così, però sinceramente a me non piace, quindi io lo rivesto. Come faccio a rivestirlo? Allora, semplicemente metterò un pochino di colla qui sul retro, sempre la B 6000, ok, così, e semplicemente poggio, faccio fare un po' di presa, quindi lo lascio stare lì e poi dopo vado a lavorare. Momento domanda. Allora,
ho fatto il tutorial di questo in tessitura di perline. Adesso ditemi voi, rispondete cortesemente ai miei questions, ai miei quiz, come vorreste abbinare questa nappa, cioè sopra ciondolo in tessitura di perline, soutache, bead embroidery, uncinetto, ditemelo così mi ispirate e facciamo qualcosa insieme. Più che facciamo qualcosa insieme, vi rendo partecipi e lo decidiamo, così so voi come vorreste abbinarlo e cerco di accontentarvi. Ops. Dopo una trentina di secondi non è incollato perfettamente, però diciamo che ha fatto presa, vedete, non si stacca e quindi semplicemente cominciamo a girare partendo naturalmente dall'estremità. Ho dimenticato di ripulire un po' questa parte, scusatemi, ok. Tanto il cappietto per l'anellino c'è, dimenticavo un dettaglio importante, non da poco. Dobbiamo andare a rimettere la colla, questa volta sul davanti, ok? Quindi mettiamo la colla sul davanti, poi un po' il metodo che a volte ho usato in alcuni orecchini al soutache, non so se l'avete visti sul mio canale, comunque ci sono. Adesso semplicemente vado a girare e faccio una sorta di spirale. Il cappietto è rimasto fuori. Se volete usare guanti, usate i guanti e fate in questo modo, semplicemente. Mettete un pochino di colla qui sul finale, senza fare pasticci, per fortuna questi hanno il beccuccio di precisione e quindi ci aiutano. Idem sul retro, girate il lavoro, goccina di colla così che copre anche il nodino che abbiamo fatto prima, mettete così. Se volete scendere ancora un pochino fate un altro giro e dopodiché lasciatelo così e una volta che si sarà asciugata la colla tagliate, perché se tagliate adesso e la colla non ha fatto presa qui si potrebbe sfilacciare ed è una cosa che noi non vogliamo. Come vedete ho scelto già una goccina e adesso direi che possiamo andare a tagliare il nostro filato. Ok, quindi filato tagliato, sistemiamoci un pochino, insomma, se non è perfettamente centrato. Adesso cosa facciamo? Prendiamo le nostre belle pinze e andiamo a mettere l'anellino. Ok, quindi anellino, ho preso un bel perno perché dà veramente un tocco particolare insieme alle gocce, poi lo vedete insomma finito, quindi semplicemente prendo l'anellino, apro, gli anellini si traslano, mi raccomando non si divaricano ma semplicemente si fanno traslare, fate passare attraverso la solina. Cosa intendo per traslare? Giustamente, prendete il vostro perno, guardate naturalmente il retro e il fronte dell'orecchino, io non ho guardato, spero di averlo preso dalla parte giusta e lo richiudo in questo modo. Quindi diciamo che il nostro, ecco vedete, il nostro orecchino sarebbe finito, ma naturalmente se vogliamo dare un ulteriore tocco e lo rendiamo proprio un po', come dire, arabeggiante, infatti ho messo il retro davanti e viceversa, va bene, dopo lo girerò, non fa niente. Dopodiché vado a prendere un chiodino, in questo caso lo prendo di alluminio perché è più leggero rispetto a quello in acciaio e si sagoma più facilmente. Ho scelto una goccia naturalmente in resina che è bella leggera. Questi sono dei chiodini fantastici a doppio, quindi sono super pratici. Prendo
naturalmente sempre un coprigoccia, una coppetta, perché lo sapete, lo dico sempre, lo dirò all'infinito, perché per me definiscono meglio il lavoro. Non la metto su perché la goccia su è piccina, 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 quindi non avrebbe senso. Vado a prendere una nuova pinza per fare le asole, vediamo se funziona. Ora faccio un bacello. Ok, vediamo, si userà così. Ok. Ok, vedete, questa pinza è fatta in questo modo, quindi vi crea già la curvatura. Vi andate, aprite un pochino, vi andate ad agganciare al centro. Naturalmente questo è il mio retro, ok. Vado a chiudere con le mani, vabbè, lo sapete, io faccio tutto con le mie manine, fantastiche. Tengo poi, spostiamo un po' di cose, tengo fermo, quindi tengo un pochino fermo, qui su, cerco di stringere, ecco la cosa più semplice da fare, si gira tutto tra le mani e diventa complicato, ok, tengo fermo con le pinze e con le mani, questo è di alluminio, è malleabile, altrimenti utilizzate le pinze e poi con la tronchesina vado a chiudere, cioè a tagliare, e il nostro orecchino è finito. Come vi sembra? Io lo trovo veramente carino, soprattutto semplice. Vado a fare l'altro e poi vi mostro una foto con l'orecchino indossato. Queste luci sembra che ho i capelli orange, comunque questo è l'orecchino indossato. Che dite? Vi piace?